Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video di Polini. Oggi contenuto super interessante. Parliamo infatti della nuova accensione digitale Polini 4Race. Nel video di oggi vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere a livello teorico per poi montarlo passo dopo passo insieme sul mio booster. Alle mie spalle ci sono i tre kit per i quali l'accensione digitale 4Race è disponibile attualmente. Stiamo parlando di motori Piaggio, Minarelli verticale e orizzontale oppure Derby e AM6. La Polini 4Race è un'accensione digitale di nuova generazione, pensata per moto e scooter ad alte prestazioni. È un concentrato di tecnologia, infatti utilizza materiali top di gamma e progettazione studiata nei minimi dettagli. È composta da uno statore e da un volano da 75 mm progettati per avere un'inerzia bassissima. Questo ovviamente significa accelerazioni più rapide grazie a una minore resistenza sull'albero motore. E ci tengo a specificare che dentro al kit vi arriva già tutto, quindi avete un montaggio tipo plug and play. Ma non è tutto. Il cuore racing di questa accensione è stato studiato anche per la praticità. Infatti fornisce un'alimentazione di 12 volt con una potenza elettrica attorno ai 30-40 watt. Infatti vi consigliamo di montare lampadina LED. La vera chicca è che potete scegliere voi la mappa di anticipo in base alla vostra preparazione. Infatti la mappa 1 è stata pensata per le elaborazioni intermedie, quindi original o 4Race, mentre la mappa 2 è stata pensata per i motori un pochino più spinti, quindi con un'elaborazione evolution o comunque da vera e propria gara. Detto ciò, direi di passare alla parte pratica, quindi mi metto la mia bellissima salopette e andiamo a montarla. Ora che sono vestito elegante, possiamo finalmente iniziare a togliere le carene come primo step. Andiamo. Bene ragazzi, a questo punto io per comodità toglierò il motore, quindi ci vediamo sul banco. Motore sul banco, togliamo convogliatore e la vecchia accensione. Arrivati a questo punto facciamo attenzione a rimuovere i cavi del nostro vecchio statore che passano attraverso il motore tramite un gommino. Il gommino in questione si trova proprio lì, aiutiamoci un po' con le dita spingendolo in fuori. Una volta rimosso il vecchio statore possiamo iniziare con l'assemblaggio della nostra accensione. Partiamo con l'inserire questo paraolio all'interno di questa piastra. Mi raccomando ragazzi, il bordo del paraolio deve essere verso l'interno, come in questo caso. Il nostro paraolio ora è in sede. Per il prossimo step iniziamo a prepararci lo statore con il suo cablaggio, la piastra con il paraolio, i due distanziali, due viti 5x15 e tre viti 4x25. Infine la staffetta per il pick up. Facciamo un attimo attenzione al verso del passaggio dei cavi dello statore sulla piastra. In questo caso devono passare esattamente come vi sto facendo vedere io, senza che siano tirati o altro. Prendiamo le tre viti e iniziamo a fissare il nostro statore sulla piastra. Inseriamo nella sede i due distanziali già presenti all'interno del kit e posizioniamo il pick up in questo senso. Appoggiamo la staffa sul nostro pick up e fissiamola con le due viti rimanenti. Facciamo un ultimo check al passaggio dei cavi per verificare che tutti siano messi in una buona posizione e passiamo al prossimo step. Ora inseriamo i due cavi e il gommino all'interno del foro presente sul carter. Una volta inserito il gommino in sede, provvediamo a far passare i cavi e inserire il nostro statore sull'albero. Adesso prendiamo due viti con rondella e fissiamo provvisoriamente il tutto al carter. Adesso prepariamoci volano, spessore e dado e stando attenti a centrare la chiavella inseriamo il tutto. Adesso aiutandoci con una chiave a compasso serriamo il tutto a 37,5 Nm. Rimuoviamo la candela, avvitiamo il comparatore nel foro candela. A questo punto rotiamo il volano in senso orario finché la lancetta non si fermerà. La lancetta si è stallata su questa posizione qua. Questo è il nostro punto morto superiore, quindi spostiamo la ghiera finché non la settiamo sullo 0.
Adesso invece a mano giriamo il nostro volano in senso antiorario finché non passiamo per 4 volte sullo 0. In questo modo siamo a 4 mm sotto al punto morto superiore. Ovviamente ragazzi tenete conto che la misura può variare in base alla preparazione che avete sul vostro motore. Adesso, come scritto nelle istruzioni, dobbiamo allineare la parte sinistra del dente del pick-up con la parte sinistra del magnete del volano. Mi raccomando, in questa fase è di fondamentale importanza mantenere il nostro pistone fermo a 4 mm sotto al punto morto superiore. Benissimo, abbiamo allineato il nostro dente del pick-up con il magnete. Estraiamo il nostro comparatore, inseriamo nuovamente la candela, inseriamo la flangia portaventola sul volano, inserendo le viti dove ci sono queste scanalature, in questo modo qua per intenderci. Rimontiamo la nostra ventola. Ora ragazzi siamo pronti a montare il motore sul nostro booster. Bene ragazzi, una volta rimontato il motore sul telaio, questo è lo scenario che si presenta. Questi due cavi trasportano la corrente sinusoidale in uscita dall'alternatore. Affinché il vostro scooter funzioni, questa corrente sinusoidale va attaccata al regolatore di tensione per far sì che diventi un 12 volt continuo. Come facciamo? Sfruttando il vecchio connettore della nostra alimentazione, andiamo ad individuare i due cavi che arrivano fino al regolatore di tensione e ci andiamo ad attaccare i nostri due cavi dell'impianto di Polini, mentre dall'altra parte un connettore che andrà collegato direttamente con la nostra nuova centralina che io ho fissato qua sul bordo del telaio più distante possibile dalla bobina. Adesso non ci resta che connettere il connettore che esce dall'accensione con il connettore che esce dalla nostra centralina. Questo connettore a due uscite invece serve per selezionare la mappa. Se aggiungiamo l'altra estremità del connettore con il cavallotto, siamo in mappa 2. Se invece stiamo senza, siamo in mappa 1. Questo connettore più tondo invece va direttamente collegato con lo switch della chiave per lo spegnimento. Fatto questo, non ci resta che fare il cablaggio e collegare il connettore direttamente al blocco chiave. Bene ragazzi, abbiamo ufficialmente rimontato il nostro mezzo, quindi ora non ci resta che fare la prova del 9 e vedere se funziona il tutto. Bene ragazzi, quindi l'abbiamo vista montata e funzionante. Direi che se state cercando una soluzione affidabile, leggera e molto racing, questa è la soluzione perfetta per voi. Quindi ragazzi vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale per altri contenuti come questo. Inoltre fateci sapere nei commenti se volete vedere qualche altro tipo di tutorial. A questo punto non vi resta che accendere il motore, scegliere la mappa e darci gas. Ci vediamo al prossimo video.